Signori, benvenuti in questo primo video del 2022. Dopo questa pausa natalizia, fine anno, eccetera, eccetera, iniziamo con un progetto semplice, ma che mi è venuto in mente durante queste festività per una necessità che ho ormai da tempo, ovvero realizzarmi un semplice svuotatasche da mettere all'ingresso per poi lasciarci sopra le chiavi e le monetine, tutte queste cose qua. In realtà l'esigenza di queste festività era averlo come porta cioccolatini. Questa dima o jig o guida che andiamo a realizzare è per il banco sega e partiremo da questi pezzetti di compensato che sono rimasugli di precedenti lavorazioni e anche questo qua che era un lavoro che avevamo fatto durante un video, quello della lamellatrice, dal quale andrò a recuperare il lato destro e il lato sinistro perché vedrete che mi serviranno. Ma dunque partiamo subito e andiamo a prendere qualche misura al banco sega. Questo jig si aggrapperà alla guida di taglio del nostro banco sega e dunque come prima cosa prendiamo i due pezzi dai quali andarci a ricavare le spalle, una matita e andiamo a rilevare l'altezza della nostra guida. Quindi lo appoggiamo qui e con la matita ci andiamo a segnare questo punto. Ed ecco qua preso il riferimento. Andiamo dunque a settare la nostra guida per prepararci al taglio, quindi direi così. E uno dopo l'altro facciamo i tagli delle due spalle. Adesso posizioniamo le due spalle qua di fianco e rileviamo lo spessore del tutto, 8,4, 8,5. Prendiamo questo, che sarà il pezzo sopra della nostra guida, e andiamo a riportare qui 8,4, 8,5. 8,45, dai, stiamo lì in mezzo, super giù. Ora non ci resta che allineare questo segno alla lama e facciamo questo taglio. Per assemblare questi primi componenti è necessario fare altre misure. Allora, le spalle sono di 2 cm di spessore, quindi siccome andremo ad assemblare il tutto con delle viti, andremo ad avvitare a 1 cm di distanza dal bordo. Prendiamo la nostra squadretta combinata, segniamo 1 cm e ci andiamo a tracciare il riferimento su quello che è il coperchio di questa struttura. Giriamo e ripetiamo. Ho deciso di fissare il tutto con 3 viti per lato, una la metteremo sicuramente al centro, misuriamo, circa 26 cm e 2, quindi va bene anche metterla a 13, diciamo così, quindi una a 13, una a 2 cm dal bordo e l'altra circa a 2 cm dal bordo qua in fondo. Segniamo anche da questa parte, più o meno. Le voilà! Torniamo dunque dalla nostra guida, appoggiamo le spalle qua di fianco, con 2 morsetti ce le andiamo a fissare, ecco qua. Appoggiamo il coperchio e andiamo a fare preforo, svasatura e piantiamo qualche vite. E così anche per le altre 4. Togliamo gli amici morsetti. Ok. Calza come un guanto. Proseguiamo. Giunti a questo punto mi sono portato a misura questo componente che era quello lungo e ne ho ricavato un pezzetto di circa 8,1 cm per 32,4. Questo componente verrà fissato qua sopra in questo modo e il suo lavoro sarà quello di alzarsi e abbassarsi così. Quindi qui andremo a fissare una cerniera. Ma per rafforzare il più possibile a questo tipo di sollecitazione, quindi al movimento laterale, andremo a mettere davanti e dietro 2 spalle che lo terranno incastrato qua in mezzo, in modo da consentirgli di fare solo questo movimento. Queste spalle le andremo a ricavare da questo pezzo, tagliando via le 2 a luce. Ed ecco le 2 spalle che, come detto, andranno montate una qui e l'altra qua. Però prima di fissarle, quindi andare a prendere la misura giusta, andare a rifilarle, eccetera, voglio fissare questo qua nella posizione definitiva, in modo da fare poi le misure giuste, che non vorrei andare a sbagliare. E prima di fissare questo nella posizione definitiva, ho bisogno di fare un foro dell'8 qua in fondo, dove andremo poi a fare passare questo bullone che terrà fermo il pezzo che sarà in lavorazione. Quindi adesso facciamo questo foro, poi capirete man mano. E anche questo è fatto e ora è il momento di andare a posizionarlo qui. Quindi piazziamo la cerniera più o meno qua in questa posizione, direi di stare sul mezzo anche se c'è una vite, tanto la vite della cerniera come potete vedere è molto più avanti. Posizioniamo la cerniera più o meno in questo modo, la metto a filo così ho distanza da questa vite qua e poi con la matita ci segniamo il suo profilo così e cos'ha. Opla. Con lo scalpello vado a farmi il perimetro. Eccolo qua. Adesso tolgo questa vite e con il rifilatore vado a fare questo piccolo scasso. Perfetto. Realizzata questa, chiaramente adesso appoggio la cerniera su questo bel braccio e faccio la stessa identica cosa. Ci vediamo subito dopo. Posizioniamo dunque la nostra cerniera e ci facciamo i segni di riferimento perché non ho ancora acquistato delle punte autocentranti decenti.
Piazziamo la guidina e le nostre viti 4,5 x 20. È giunto dunque il momento di fissarlo al pezzo principale, ringraziando l'assistente che mi dà il supporto. Ecco, diciamo che ciò non è proprio buono, probabilmente devo rimpicciolire le dimensioni delle viti. Ebbene sì, avevo esagerato con la dimensione delle viti, per il lavoro che devono fare vanno bene anche queste bellissime 3,5 x 20 e come potete vedere adesso il braccio si chiude del tutto e non sta più su come prima. Ora andiamo a infilare il bullone nella sua sede, bullone munito di un dado che ci permetterà di regolarne l'altezza e di una rondella, tacchete, dopodiché altra rondella e altro dado. Ultimo componente che serve per far funzionare tutto l'ambardam è un quadrato di legno con un buco nel mezzo. Vado dunque subito a realizzarlo al banco sega. Ed eccolo qua, quadrato come ci siamo detti, 25 x 25, sulle 4 diagonali ho segnato 4 punti, 4 fori che andremo poi a utilizzare con le viti per tenere fermo il pezzo in lavorazione, mentre questo pezzettino qua, questo foro che vedete al centro, sarà quello dove andrà ad incastrarsi, per così dire, il bullone che abbiamo messo sul braccio per consentirgli di ruotare. Per renderlo un pochino più durevole, in questo foro qua io andrò a mettere un pezzo di questa barra di alluminio a fare da camicia, in modo da garantirmi che duri un pochino di più, perché chiaramente il compensato andare a grattare contro il filetto del bullone poco a poco si mangia e in poche volte il movimento invece che essere solo rotatorio potrebbe essere anche oscillatorio e questo noi non lo vogliamo. Siamo alle battute finali e dunque è giunto il momento di fissare le spalle, quindi le prendiamo e le mettiamo in posizione una per una e ci segniamo dove andarle a tagliare. Questa la tagliamo qui, tacchete, questa la tagliamo qua. Di corsa al banco sega a portarle a misura. Tagliate le due spalle e rifiniti i bordi superiori, come vedete sono tutti belli arrotondati. Ora datemi 10 minuti che rifinisco un po' meglio anche questa parte qua della dima, anche se non serve assolutamente a niente, ma è solo per una questione così personale. E poi ci rivediamo che assembliamo e facciamo le prove sul campo. Ora che ho arrotondato un po' i bordi per renderlo più sinuoso, mi accingo a montare le spalle. Questa dovrà andare qua, ma siccome non voglio vedere viti nella parte superiore, l'andremo a fissare da sotto facendo una svasatura. E quindi la piazziamo qui. Adesso ci metto sotto l'altra a fare da supporto. Vado in battuta contro il braccio mobile. Effettuiamo il preforo. Lo so, è un avvitatore, ma il trapano non ci passava qua in mezzo. Svasiamo munendoci di prolunga. Tolgo la punta. Metto l'inserto. Viti 5x30 e fisso la spalla. Finalmente è tutto completo. Jig completato con le sue spalle a tenere fermo il braccio, quadrato di riferimento al quale ho aggiunto alcuni fori per potersi aggrappare a dei pezzi più piccoli rispetto a quello per cui è stato pensato e foro con camicia in alluminio. Inoltre nel frattempo mi sono preparato questo ceppo leggermente decorato con scarti di asse di pallet intervallati da 2 assicelle di faggio e dietro c'avevo un pezzo di pannello, ce l'ho attaccato. Questo è il blocco dal quale nascerà la ciotola. Ora lo fissiamo al quadrato e andiamo al banco sega per ricavare la nostra ciotola. Sulla parte posteriore del pannello, quella sotto, mi sono andata a ridisegnare le diagonali che mi hanno fatto vedere che ho fatto i fori da schifo, ma fa lo stesso. Andiamo a centrare il pezzo che dovrà diventare la nostra ciotola con la parte che noi vogliamo sia superiore qui. Così questa andrà a contatto con la lama, millimetro più, millimetro meno, perché la perfezione non fa parte del mio essere. Ora bisogna essere bravini e girare tutto senza muovere questo pezzo. Vediamo un po', ma neanche per sogno. L'ho mosso. Rifacciamo. Stavolta me lo fermo con del nastro carta. E ruoto il tutto. Voilà. I fori da utilizzare sono gli ultimi che ho fatto. Vado a fare un piccolo preforo. Con viti e rondelle vado a fissare il tutto. Togliamo il nastro. Controlliamo che sia ben saldo. Ecco qua, siamo pronti per andare al banco sega. Per prima cosa portiamo la lama nella posizione della sua massima altezza con uno dei denti e aiutandoci con un pezzo di legno la portiamo proprio a 0. Ok. Come sentite gratta appena un po'. Da questo momento ci segniamo almeno visivamente dov'è il pomello per alzare la nostra sega in questo momento e teniamo conto dei giri che faremo per arrivare all'altezza che adesso andiamo a definire.
ovvero l'altezza massima alla quale vogliamo che la lama esca per fare la nostra ciotola, perché la ciotola prenderà la forma concava opposta a quella chiaramente della lama. Volendo noi non oltrepassare la parte, diciamo così, decorata, quella fatta agli stelli, adesso io farò dei giri fino a quando non arrivo con la lama a un paio di millimetri dal pezzo di sotto che ho messo soltanto come riempimento, quindi a un paio di millimetri da questo. Vediamo. Un giro, 2 giri, 3 giri, 4 giri, 5 giri, 6 giri e direi che mi posso accontentare. Quindi in tutto dovrò fare 6 giri. Non li farò un giro alla volta, bensì un quarto di giro alla volta, perché stiamo per andare a utilizzare il bancosega per un mestiere che non è proprio il suo è quello di tagliare in maniera lineare. Noi lo faremo tagliare in maniera circolare. Fissata la guida sopra il nostro bancosega, andiamo a mettere il nostro jig a cavalcioni e lo impostiamo facendo in modo che la punta del nostro bullone sia esattamente sopra al dente più in alto della nostra lama. Cerchiamo di centrarla, ok? E anche in questo verso. Blocchiamo la nostra guida e assicuriamo il jig alla stessa con 2 bei morsetti, perché non si sa mai. E così è bella fissa. Ora portiamo giù la lama dei nostri 6 giri e andiamo a piazzare il bullone all'interno del foro camiciato che abbiamo realizzato prima. Così. E controlliamo che tutto riesca a girare agevolmente senza picchiare contro i morsetti. Pronti? Partiamo! Tutte le protezioni possibili e immaginabili, perché stiamo facendo un lavoro particolare. Non è più pericoloso di tanti altri, perché tutti i lavori del fai da te sono pericolosi, soprattutto se si prende troppa confidenza con gli stessi. Ma in questo caso, chiaramente, una bella mascherina protettiva, perché non si sa mai che parta qualche scheggia, e le solite cuffie, eccetera, eccetera, eccetera. Partiremo avviando la nostra sega, tirandola su di un quarto di giro alla volta, e ogni volta faremo fare un giro completo al nostro pezzo di legno. Fatto il giro completo, un altro quarto di giro della sega, altro giro completo, poi un altro quarto di giro, altro giro completo, fino ad arrivare ai nostri bei 6 giri e vediamo il risultato finale. Un giro, 2 giri, ci vediamo alla fine. Signori, scopriamo il tutto e vediamo cos'è successo. Incredibile! Habemus ciotola! Ora ve la mostro nel dettaglio. Come potete vedere, abbiamo la nostra bella ciotolina, la finitura chiaramente è molto grezza, adesso andremo a dargli un colpo con la carta vetrata, dopodiché consiglio di passare una mano di finitura a cera o a olio per tenere il naturale calore del legno, visto che ci ho messo dentro il faggio. Chiaramente poi potete fare come vi pare, potete tranquillamente dargli una mano di fondo impregnante, colorarlo, bruciarlo e usarlo per accendere il camino, ma non mi sembra il caso visto tutta la fatica che abbiamo fatto per realizzarlo. Una piccola nota: per fare questo tipo di lavorazione chiaramente dovete togliere il coltello separatore, se no fate un po' come me, che per fortuna che ho un modello molto basso di coltello separatore, se no vi mette storta la vostra bella ciotolina e vi viene insomma, una mezza porcheria. Ed ecco signori, la ciotola completata. Chiaramente io ero già contento che fosse venuta fuori quadrata, ma l'assistente ha insistito per averla ottagonale, personalizzata sul retro con il nostro bellissimo timbro a fuoco. Non l'ho levigata benissimo dentro, quindi vedete tutti questi sgraffignamenti, ma era anche il primo test di laboratorio e tutto sommato è venuta benino. L'abbiamo finita con una cera color noce, un noce un po' chiaro, che gli dà un pochino più di calore, e rastremato a 45 gradi tutti gli spigoli in modo da renderla un pochino più durevole nel tempo, perché l'abete già non tiene niente e poi con gli spigoli appunto so che prende la botta. E ti saluto. Detto questo, si conclude così questo video. La ciotolina è venuta bene, ora me la farò riempire di cioccolatini dell'assistente, anche se non li mangerò perché ho un po' di mal di stomaco in questo periodo. E come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi, lasciare like, condividere con tutti gli altri. Non vi ho messo le misure della dima perché chiaramente ognuno la farà in base alla sua guida del bancosega, e se non avete un bancosega come il mio con la guida che si attacca sia davanti che dietro, nella parte in cui si attacca, che normalmente è quella lontana da voi, andate a fermarla chiaramente con un morsetto, perché sennò mentre la lama viene su che spinge verso l'alto vi alza tutto l'ambaradà. Ora io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video.